Camilla, ciao, come va? Spero tutto bene. Oggi sono qui con un nuovo video speciale. Ed il video in questione è dedicato ad un videogioco che è già disponibile da un bel po' nel mercato videoludico, ma noi di Gamescore ve lo proponiamo in una variante diversa. Infatti parliamo di Wulong Fallen Dynasty, ma dell'artbook digitale e della colonna sonora. Il prodotto in questione lo potete tranquillamente ottenere se acquistate l'edizione deluxe del gioco. L'edizione deluxe contiene il gioco base, un outfit aggiuntivo che potete utilizzare per il vostro personaggio, questo prodotto qui che è un'applicazione separata e il pass stagionale nel caso appunto vogliate giocare i DLC. Fra l'altro il primo DLC è già disponibile e quindi se acquistate la versione deluxe lo avete già preinstallato. L'artbook e colonna sonora è abbastanza particolare. L'artbook è diviso in circa 4 fasi e la colonna sonora non è particolarmente ricca ma presenta le sinfonie principali del gioco. Anche l'artbook di per sé non è esattamente completo, non tratta tutto quanto quello che viene proposto in Wulong. Lo scopo è più quello di avere un prodotto abbastanza completo. La visione completa del prodotto in questione si aggira attorno a circa un quarto d'ora di tempo. Nel corso di questo video vedrete sezioni del prodotto in questione, non riusciremo probabilmente a farvelo vedere tutto. Se riusciamo a farvelo vedere tutto, nessun problema, e lo vedrete tranquillamente. Un elemento che secondo me è molto interessante circa Wulong, al pari che possa piacervi o meno, Wulong Fallen Dynasty è un videogioco GDR con una forte impronta Souls-like, in cui il tutto è basato su un gameplay molto legato al tema delle schivate e molto legato al tema di saper utilizzare le proprie abilità, le proprie abilità spirito, i propri incantesimi, le proprie stregonerie per coprire e colpire le vulnerabilità dei nemici. Una cosa che io apprezzo molto circa questo videogioco è il comparto artistico. Secondo me il team di sviluppo, che è Koei Tecmo, accompagnata da Team Ninja, è stata in grado di proporre al pubblico un videogioco visivamente molto molto d'impatto. Questo secondo me si nota soprattutto quando si guardano i nemici e mi riferisco in particolare ai demoni. I demoni sono secondo me l'elemento proprio visivo più particolare. Se voi guardate anche soltanto le pubblicità di questo prodotto vedete che ci sono questa sorta di effetto venatura arteria che notate anche in alcuni punti dell'ambientazione e quindi lo notate anche in alcuni di questi artbook che vedete nel video. Io trovo che la scelta sia molto molto bella, anche perché mi ricorda molto Bloodborne. Uno degli autori, comunque sia una delle figure principali di questo videogioco, è stata coinvolta direttamente per realizzare Bloodborne. Mi sembra giusto fare questo paragone. Ho apprezzato molto proprio questo effetto venatura, arteria, che funziona molto bene sia quando si guardano i nemici, sia quando si guardano invece proprio delle ambientazioni. L'artbook secondo me dà molto molto risalto in merito, sia perché questo tema qua diventa un tema molto rilevante avanzando nell'artbook e di conseguenza avanzando nel gioco, ma soprattutto l'ho apprezzato molto da un punto di vista dal punto di vista puramente visivo. Quando nel corso del video si iniziano a vedere i design dei nemici demoni, si va letteralmente a volare tantissimo perché proprio è un level design bellissimo. Una cosa che leggermente dal punto di vista dell'artbook non mi è piaciuta tantissimo sono i guerrieri. Non perché i guerrieri non siano belli, buttiamola giù così, ma per il semplice fatto che rivela un problema narrativo del gioco, ovvero Wulong Fallen Dynasty è basato sul romanzo dei Tre Regni, che è un romanzo cinese abbastanza noto. Per capirci è il classico prodotto letterario che viene utilizzato nell'industria dei videogiochi o comunque nell'industria dell'intrattenimento quando si sta creando un progetto. Faccio un esempio, Fire Emblem Three Houses, quello delle tre casate, la logica che sta alla base nasce dal romanzo dei Tre Regni.
quello che io avrei voluto dal punto di vista del narrativo era una storia, o comunque una narrazione abbastanza legata a quello che è il romanzo dei Tre Regni. Alla fine, quando si va a giocare il prodotto, non sto considerando i DLC per questo, il gioco sì, c'è questa narrazione dei Tre Regni, che ci sono i vari personaggi e tutto quanto, però alla fine del romanzo ho percepito veramente, veramente molto poco. Del romanzo ho percepito soltanto appunto la presenza dei vari personaggi che vengono appunto fatti vedere, che sono poi principalmente le minacce che i giocatori andranno ad affrontare. Però oltre a questo non ho visto molto altro. Secondo me la narrazione di Wulong è un po' il suo lato debole, ma proprio per il fatto che probabilmente questo magari è anche voluto dal fatto che, essendo un prodotto quasi Souls-like, si è voluto proporre una narrazione che fosse più legata all'interazione con gli oggetti o cose di questo tipo. Però secondo me non funziona molto bene, ma più che altro perché ho avuto la percezione che sì, ci fosse un contesto, ma avrei voluto saperne di più del contesto dal punto di vista proprio immediato, pratico. E non lo so, l'ho trovato un po' un peccato, perché comunque sia il romanzo dei Tre Regni, per chi magari l'ha letto, coinvolge veramente molti personaggi storici, o comunque presenti tali. Adesso non ho un vuoto in memoria circa appunto circa quanto è storicamente accurato il romanzo dei Tre Regni. Però fatto sta è che comunque sia avrei voluto che i vari personaggi fossero più coinvolti, ma proprio per un discorso di adattamento più vicino al prodotto originale dei Tre Regni. Un po' un peccato, secondo me, un po' una occasione mancata. Comunque sia, l'artbook, come ben potete vedere, è veramente, veramente molto interessante. Non è un artbook completo, questo ve lo posso dire, non è un artbook estremamente completo, mostra tante cose, perché mostra tante cose, ma non è un artbook completo, non mostra tutto quanto il gioco, tutto quanto tutti i nemici, tutti i contenuti, questo no, questo non lo fa il manuale, l'artbook, scusate. È un artbook che è comunque ottimo, perché copre una vasta quantità di cose, copre una vasta quantità di contenuti, visivamente è molto piacevole e questo l'ho apprezzato molto. L'unica cosa su cui posso avere qualche dubbio è la colonna sonora. Il prodotto in questione è più... cioè, voi se prendete questo prodotto e quindi gli date un'occhiata con tutto quanto, eccetera, eccetera, lo fate soltanto per l'artbook, non lo fate per la musica. La musica è presente? Sì, la musica è presente. La musica è l'elemento chiave? No. Quando andate nella sezione della musica, infatti, troverete più o meno una decina di musiche, che non è neanche tanto, non ci sono tutte le musiche, tutti i temi che vengono trattati nel gioco. Secondo me si poteva fare di più da questo punto di vista, e c'era proprio la voglia e l'interesse di permettere al giocatore o comunque all'acquirente di godersi la musica del gioco. Secondo me si poteva fare molto più lavoro in merito. Fatto sta è che se voi volete prendere Wulong Fallen Dynasty, avete già dato un'occhiata al prodotto tramite, che ne so, video su YouTube, recensioni e così via, apri tutto parentesi, trovate la nostra recensione della versione Xbox qua sotto in descrizione. Se vedete appunto il dettaglio estetico che vi piace, io la versione deluxe la prenderei, magari la prendete scontata, però io la versione deluxe la prenderei, proprio per il fatto che visivamente comunque questo gioco qua è molto bello, molto curato, molto anche complesso dal punto di vista proprio visivo, è proprio molto intricato, cioè ci sono queste creature, ci sono le bestie divine, ci sono i demoni, c'è l'effetto demoniaco, cioè ci sono tutte queste cose qua. Se visivamente vi ispira, prendete la versione deluxe, perché avete appunto accesso a questo prodotto qui. Non sarà il top se volete acquistare con il prodotto, cioè se volete acquistare il prodotto, l'accesso alla musica diciamo che sarà abbastanza limitato. Fra l'altro, nota bene, non solo questo prodotto è molto carino da guardare su Xbox, ma se lo acquistate su Xbox, vi ricordo che voi avete l'accesso al Microsoft Store dei computer.
quindi se avete il computer Microsoft potete prendere questo artbook e metterlo lì. È un'applicazione, quindi non aspettatevi di avere un file, però torna comodo e torna molto utile. Questo è stato il mio video in cui vi ho mostrato alcune sezioni dell'artbook e della colonna sonora di Wo Long Fallen Dynasty, che davvero, genuinamente, non so se il gioco vi possa piacere o meno, vi possa ispirare o meno. È un gioco Souls-like con tutto ciò che ne consegue, è un titolo che presenta il multigiocatore ma non possiede crossplay, è un titolo molto particolare, può davvero piacere e non piacere. Personalmente io consiglio di accedere all'artbook. Io l'artbook davvero lo consiglio perché è qualcosa che personalmente io ho adorato molto, mi è piaciuto veramente tanto e secondo me anche voi acquirenti lo apprezzerete. Sull'artbook sono davvero convinto che lo apprezzerete, ma proprio per il semplice fatto che secondo me l'elemento chiave di Wo Long e l'elemento per cui lo ricorderemo potenzialmente Wo Long nel corso del lungo periodo di tempo è proprio il comparto visivo. Spero che questo video vi abbia incuriosito circa appunto questo prodotto speciale e noi due ci rivediamo ad un prossimo video gameplay speciale, unboxing e tutto quello che ne segue. Mi raccomando, se ti è piaciuto lascia un mi piace e condividilo sui tuoi social network preferiti. Noi due ci vediamo a breve e presto. Ciao, ciao ciao, ciao.